Nel 74 Totò Riina sfiora l'arresto. A Piazzetta San Lorenzo c'era un appartamento destinato ai coniugi Riina di ritorno dal viaggio di nozze. Sì, Totò e Ninetta si erano sposati il 16 aprile del 74. Ma un episodio clamoroso fece sfuggire all'arresto Totò in quell'appartamento. I carabinieri furono tratti in inganno dalla luce che si accese nell'appartamento e fecero un intervento tempestivo, ma all'interno della casa vi trovarono solo il cognato Luchino Bagarella che era latitante e fu arrestato. Alla fine del 73, con Liggio in latitanza che andò via da Catania dopo l'arresto di Pippo Calderone, Lucianeddu si fermò per un periodo in Calabria, dove si fece costruire addirittura una villa, prima di spostarsi a Napoli dai Nuvoletta, che avevano in gestione un'azienda agricola di Liggio, che in realtà veniva usata come magazzino per sigarette e droga. Nel sequestro di Pulghetti, Lucianeddu ha partecipato alla spartizione del denaro del sequestro, per far intendere lo stretto legame con l''ndrangheta calabrese. Nel gennaio del 74 venne assassinato in borgata San Lorenzo un maresciallo in pensione, Angelo Sorino, senza l'autorizzazione della commissione, e Stefano Bontade ne chiede conto a Giacalone Filippo, capofamiglia della zona, che venne arrestato per quel delitto. Giacalone, rinchiuso a Lucciardone con Tommaso Buscetta, gli fa sapere a gran voce che non c'entra nulla con l'omicidio e che insieme a Bontade ne accerterà gli autori quando sarà di nuovo libero. Come detto nel precedente video, è in quei primi mesi del 74 che viene abolito il triumvirato guidato da Bontade, Badalamenti e Liggio, e viene riformata la nuova commissione di Cosa Nostra. A capo di essa viene messo Tano Badalamenti di Cinisi, insieme a Antonino Salamone di San Giuseppe Iato, Luciano Liggio di Corleone, Stefano Bontade di Santa Maria di Gesù, Rosario Di Maggio di Passo di Rigano, Salvatore Scaglione della Noce, Pippo Calò di Porta Nuova, Saro Riccobono di Partanna Mondello, Filippo Giacalone di San Lorenzo, Michele Greco di Ciaculli e Antonino Geraci di Partinico. In quella ricostruzione della commissione, Luciano Liggio cercò di inserire gente a lui vicina, ma fu una manovra strettamente combattuta da Badalamenti e Bontade, che suscitò non pochi malumori tra loro. Ma nel maggio del 74 però, a Milano, Lucianeddu viene arrestato, tramite l'indagine dei sequestri Torrielli e Montelera, che porta alla sua cattura. La Guardia di Finanza, mentre indaga sul sequestro Torrielli, sta eseguendo indagini sul patrimonio di proprietà di alcuni pregiudicati siciliani sospettati del sequestro e trovano il nascondiglio dell'altro sequestrato, Montelera, che era rinchiuso in un cascinale a Treviglia, in provincia di Bergamo, e vi ci trovano 4 bottiglie di Dom Pérignon. Bottiglie che provengono dall'enoteca gestita dal mafioso Giuseppe Pullarà, lo zio dei fratelli Ignazio e Giovan Battista Pullarà, vicinissimi a Liggio. Intercettando le telefonate del negozio, si sente parlare spesso di un certo Zu Antonio. Il 16 maggio del 74, in via Ripamonti, fanno irruzione in un appartamento dove stanno cercando questo Zu Antonio, Antonio Farrugia. Trovano la compagna, il figlio e lui, Zu Antonio, che non fa resistenza e dice subito chi è in realtà. Quell'uomo è Luciano Liggio. Secondo Tommaso Buscetta, l'arresto di Liggio è frutto della strategia di Totò Riina, che tramite lo Stato si era sbarazzato del suo capo con una lettera anonima. Tale ipotesi è stata confermata anche dall'altro pentito Gaspare Mutolo. Riina si era messo in testa di comandare solo lui, e perciò stava tessendo la sua tela all'interno dell'organizzazione. Lucianeddu non era uno qualunque, aveva i suoi informatori, e quando venne a sapere che Riina aveva cominciato a fare il tragediatore, mandò a dire a tutti gli altri capimandamento di non riferirsi più con Riina, ma che da quel momento dovevano parlare con Bernardo Provenzano. Ma quello è l'inizio del potere che sta cercando Totò Riina. Entrare nella commissione, finalmente ha dei nuovi poteri. Nell'agosto del 74, Totò è il reggente del mandamento di Corleone, sostituendo Liggio in commissione. Antonino Salamone aveva spostato i suoi interessi in Brasile, e a rappresentarlo in commissione c'è Bernardo Brusca, vicinissimo ai corleonesi e a Totò Riina. Nel frattempo esce da Lucciardone Filippo Giacalone, che si era promesso di scoprire chi aveva commesso il delitto Sorino, e riferisce a Bontade che ad eseguirlo era stato commesso da Luchino Bagarella su mandato dei corleonesi. Poco dopo Giacalone scompare, e Bontade è convinto che sia stato eliminato proprio per quello che aveva scoperto sull'omicidio Sorino. Dunque Giacalone eliminato, Liggio arrestato, Brusca nella commissione a posto di Salamone, gli equilibri di essa stanno virando ormai dalla parte dei corleonesi. Tramite le conoscenze di Liggio in Calabria, Riina era diventato compare d'anello di Mico Tripodo, boss dell''ndrangheta,
tra i più potenti capibastone insieme a Mommo Piromalli e Antonio Macri. Dunque il comparato con Tripodo, da conferma al legame strettissimo tra Corleonesi e Endrina di Tripodo, a celebrare le nozze fu il prete mafioso, Don Agostino Coppola, che probabilmente era meglio come mafioso che come prete, in quanto si dimenticò di registrare civilmente le nozze. Come parlato all'inizio del video, Rina sfugge all'arresto, al ritorno dal viaggio di nozze. Qualcuno ha fatto la spia, qualcuno ha detto dove alloggeranno, lì alla borgata San Lorenzo. Quando intervengono, trovano soltanto il latitante e cognato di Rina, Luchino Bagarella, che viene arrestato. L'anno successivo, 1975, diventa l'anno della droga, e dove a Palermo e in Sicilia le raffinerie di morfina base spuntano in ogni dove, e collegati all'acquisto della materia in Turchia. La mafia, che dopo la strage di Ciaculli era quasi stata spazzata via, e che fino ad allora aveva altri interessi per fare soldi, scopre che la vera ricchezza è il traffico di stupefacenti. Nel frattempo la strategia di Totò Riina continua, e nel luglio del 75 viene rapito a Salemi Luigi Corleo, suocero di Nino Salvo, che insieme al cugino Ignazio sono i più potenti esattori di tasse in Sicilia e a Salemi, e sono legati a Bontade e Badalamenti, e alla DC di Salvo Lima. I cugini Salvo si rivolgono a Bontade e Badalamenti a adoperarsi quantomeno a ritrovare il corpo di Corleo. Ma né Bontade né Badalamenti riescono a trovare il corpo, e Rina continua così a minare la credibilità dei due. A tale sequestro indaga anche un amico di Nino Salvo, il colonnello dei carabinieri, Giuseppe Russo, che ha tra le mani una registrazione dei sequestratori che parlano del riscatto con i familiari, e chiese a Angelo Siino se riusciva ad identificarne la voce, stessa cosa fece anche in un incontro, secondo quanto riferito dallo stesso collaboratore Siino, con Stefano Bontade, facendo sentire la registrazione anche a lui. Le indagini fatte dal colonnello Russo, Badalamenti e Bontade porteranno negli anni a capire che il sequestro fu fatto dai corleonesi di Totò Riina, e in circostanze diverse costeranno care a tutti e tre. Riina è a capo della cosca corleonese dopo l'arresto di Liggio, con il suo modo di fare, agente di fiducia in tutte le altre famiglie, che gli portano informazioni. In poco tempo è riuscito a confermarsi fuori da Corleone, mettendo vicino a sé diverse famiglie di Palermo e provincia. E grazie a queste alleanze è riuscito a estendere il suo potere anche nei quartieri palermitani di San Lorenzo, Resuttana, Portanuova, Noce e Corso dei Mille. Così sta sempre un passo avanti agli altri. Specialmente agli unici due che potrebbero dargli fastidio, Badalamenti e Bontade, a cui ha già sferrato duri colpi con i sequestri Cassina e Corleo. Totò è pronto a sferrare l'attacco alla cupola di Cosa Nostra.